Chiedilo alla luna, speciale cielo di lunazione fino all'11 di settembre per te Leone, ben trovata e ben trovato. Auguri a tutte voi amiche e amici del Leone, che sia un anno di rinascita, davvero di tutto cuore, buon compleanno. Arriviamo però a questa lunazione che il 12 di agosto dal 20° grado del segno del Leone ricomincia la sua fase nuova e sarà in eclissi totale di sole per 2 minuti e 18 secondi. La luna, il sole si eclisserà proprio nel tuo segno zodiacale, nella sua fase crescente. Andrà poi a manifestarsi in luna piena ma parzialmente in eclissi il 28 di agosto nel segno dei pesci, la tua ottava casa, per poi andare a terminare tutta la sua fase decrescente il 10 di settembre. Leoni, che dirvi, questa non è una rinascita, è una mega rinascita. Quando noi abbiamo un'eclissi, certamente ha a che fare e vede impegnate le questioni mondiali, ma nel nostro piccolo accade anche qualcosa. Allora, questa lunazione per voi del Leone è molto particolare perché prenderà avvio dal 12 di agosto e per i successivi 2 anni e qualcosa vi dovete attendere dei cambiamenti, una vostra rinascita, un vostro scoprire qualcosa di voi stessi, perché la luna nuova, il sole si congiungeranno il 12 di agosto al 20° grado. Pensate che è un grado di Venere. E quando noi abbiamo un grado di Venere interessato, vuol dire che con l'eclissi è come se si oscurasse una parte solare, ma rimane la luna comunque illumina quella parte. Pertanto è una parte di Venere interiore, pertanto capacità di sapersi esprimere, la creatività leonina, la capacità di gestire, di dirigere e di creare qualcosa, che sia una famiglia, che sia il lavoro, che sia qualcosa di estremamente appagante e nuovo, ma come inteso nella scoperta di qualcosa di te stessa e di te stesso. È come se ci fosse qualcosa, il sole a volte è qualcosa che noi prendiamo come energia da fuori, la luna invece che rimane, perché si congiungono, è un'emozione interiore, è un'immagine interiore che spesso viene celata da qualcosa che ci è stato trasmesso da fuori. Invece qui è come se il Leone, che ha anche Giove nel segno per tutto un anno intero, potesse finalmente lasciare andare una parte di sé e scoprire qualcosa di nuovo, portare ad emergere una parte che solitamente tenevi celata. Allora, in generale può essere una lunazione che poi andremo a vedere anche per quanto riguarda l'eclissi nel segno dei pesci, pertanto proprio nella casa della trasformazione, del cambiamento. È come se ci fosse la possibilità per il Leone proprio nei successivi 2 anni di portare ad emergere qualcosa di tuo, caratteristico, qualcosa di nuovo. Quando abbiamo un'eclissi, vi ho già portato il primo video e state attenti a tutti i prossimi che vi sto per portare, dipende se li trovate già pubblicati o meno, proprio in accompagnamento, perché le eclissi sono un momento importante. Perché? Perché non sono solo sventura e nella paura o rinascita, un video dedicato alle eclissi. Vi ho portato certe tradizioni ma anche certi insegnamenti. Quali sono? Che nel momento in cui noi spegniamo una luce, perché l'eclissi costringe tutti a fermarsi nel mondo della natura, perché noi non siamo avulsi dal mondo che ci circonda, l'eclissi, volenti o nolenti, spegne qualcosa, tutti stanno lì col naso per aria, ti dice rallenta. Allora
è un rallentare, non per fermarti, ma per dirti, carissima Leone, carissima, valuta dell'altro, guarda che ispirazioni ti arrivano. Abbiamo la Luna che il 28 di agosto va in parziale eclissi nella casa della trasformazione. C'è un cambiamento che attende qua. Qui c'è una rinascita, ma qua c'è un cambiamento in una delle case più karmiche dello zodiaco. Allora qui abbiamo una parziale, non totale, qui abbiamo un grado di Nettuno e i gradi di Nettuno sono un po'. Sai quando non abbiamo il focus totale? Ok, allora dice bene, quella confusione sulla direzione da prendere o su un attaccamento, perché qui abbiamo anche gli attaccamenti. Abbiamo l'attaccamento a qualcosa che non ci deve più appartenere. Questo accadrà nei successivi 4-5 mesi con la luna piena in Pesci. Il leone si troverà ad affrontare dei cambiamenti, una trasformazione, una morte e rinascita. Sai quando si rinasce dalle proprie ceneri? Per creare, qui abbiamo proprio il creare qualcosa di nuovo, per permettiti di andare oltre, di andare a realizzare qualcosa. Perché? Perché abbiamo anche Saturno in trigono con Giove. E Saturno è sempre la realtà. Allora, tutta questa lunazione cosa ti dice? Prenditi il tempo. Se addirittura il sole si ferma, sembra che si fermi, si oscura, anche tu lascia qui qualcosa, permetti di interrogare te stesso un'idea che ti arriva da fuori, una notizia, un qualcosa che ti faccia cambiare direzione. Qui c'è la possibilità di una grande, importante trasformazione economica anche per il leone. Adesso volevo però terminare la parte che è fondamentale perché è legata coi nodi e tu sei particolarmente interessato e interessata a questa lunazione. I nodi sono legati ovviamente alle eclissi, non sto adesso qua a fare una lezione di astronomia, se no sto video ci dura un'ora, ma sono fortemente legati. I nodi adesso sono definitivamente il nodo nord in Acquario, pertanto il noi collettivo, e cos'è che è il nodo sud, pertanto l'abbassamento, quello che è entrato nel segno del leone. Cosa ti dice? Di non avere più amore per te stesso? Ma no, ti chiede, visto che abbiamo una direzione importante, Plutone è in Acquario, pertanto il collettivo, tutto ciò che è team e gruppo. Per qual è l'obiettivo superiore? Guardate che nel segno dell'Acquario noi abbiamo l'intelligenza superiore, abbiamo la mente superiore, abbiamo ciò che è utile per connettere tutti quanti. Pertanto la domanda semplice qual è che verrà posta da qui ai prossimi 2 anni al segno del leone? Uno, prova a vedere le cose da un altro punto di vista, spegni qualcosa di te, ma riaccendi la grande capacità di dare il cuore. Il leone è il cuore, riaccendi quello, vedi dove sta andando il tuo gruppo, per cosa stai lavorando, la tua famiglia che direzione sta prendendo e vai incontro alla trasformazione, al cambiamento. Perché? Perché il lavoro deve essere non perché risplenda il leone di luce propria, ma deve essere un leone che nella sua totale regalità e sicurezza di se stessa e se stesso riesce ad imprimere un progetto nuovo della propria vita che sia in correlazione con gli altri, con l'altro. Si deve considerare l'altro, pertanto ciò che fai ha risonanza, è in risonanza con gli altri. È qualcosa che può essere di grande aiuto o anche piccolo, tutti quanti siamo parte di una squadra e ognuno ha il proprio compito. Pertanto la bellezza di questa lunazione è la creatività incredibile, la nuova immagine e soprattutto il concederti. Questo lo chiedo a tutti i leoni e le leonesse, di essere ancora di più te stesso e te stessa, perché siamo nella fase della caduta delle maschere. Le maschere quando le mettiamo, quando recitiamo, un leone e una leonessa che scopre se stessa,
tira via una maschera che a volte, guardate, qui abbiamo anche le eredità, quello che ci è stato imposto dal passato, dalla famiglia, da un ruolo che pensavamo di dover recitare e che ha coperto parte della bellezza del leone. Guardate che è una lunazione così bella, così importante, che vi proietterà nei prossimi 2 anni verso, secondo me, la creazione di qualcosa di nuovo, una trasformazione importante, sia a livello familiare che personale, un viaggio dentro di voi, ma francamente anche un successo che vi può arridere. Il momento della lunazione sarà tosto, tra virgolette, perché? Perché oltre a degli aspetti fenomenali che avremo tra Giove e addirittura Saturno in trigono, pertanto vi ho detto Saturno è la realtà. Qualsiasi progetto tu stia seguendo, Leone, guarda la realtà. Cos'è che è iniziato verso febbraio, gennaio, febbraio? Bene, facciamo in un cielo che sta correndo, perché c'è corsa in questo cielo, è tutto fuoco e aria. In questo cielo dove tutti ti invitano a correre, tu rallenta, perché un leone che corre non si può vedere. Il leone se ne sta tranquillo. Ecco. Allora, se qualcuno nella vita ti ha costretto a correre, tu rallenta. Però se parzialmente non ti sei visto, non ti sei vista, bene, questo è il momento, ci sono 2 anni, non vi dovete mai preoccupare, ma occupare di seguire quella che è un'onda cosmica che ormai si è elevata e che vi porta verso un cambiamento fondamentale. E tra 2 anni vi racconterete, mamma mia, quante cose che sono cambiate. Possono cambiare questioni economiche, possono cambiare questioni familiari, i rapporti a volte anche con i genitori, delle questioni forse di carriera. Adesso dovete sempre vedere voi qual è la vostra situazione, ma è una di quelle lunazioni che vi metterà con Marte in 12ª a confronto anche con certe vostre paure e ti dirà è il momento di affrontarle. E se c'è qualcuno che sta impedendo che il sole risplenda nella vita del leone, qua lo farete fuori, qua c'è da sbaragliare anche la concorrenza, ma è una di quelle lunazioni. Questo è proprio il cielo della luna nuova, pertanto dell'eclissi di sole, guardate qua che meraviglia, proprio nell'incontro con l'altro. Il leone karmicamente ha da portare avanti questo, le tue capacità messe al servizio, utili per la crescita di tutti. E esattamente come una mamma del leone, se l'avete mai vista all'opera, anche un padre del leone, proprio tranquillamente, fanno proprio spontaneamente tutto quello che è il bene del loro nucleo familiare, ma gli viene con una spontaneità, non si fanno mai problemi per qualsiasi esigenza della famiglia. Un padre e una madre del leone, voi li vedete lontano un miglio. Bene, sarà la stessa cosa che vi viene chiesta ora per le questioni lavorative, per le questioni di successo. Un cambiamento importante, ripeto, può arrivare anche da un'operazione economica, anche da una speculazione importante. Ci sarà forse da cambiare qualcosa. La luna, quel giorno della luna nuova, il 12 di agosto, sarà proprio in trigono addirittura con Saturno, e nei giorni successivi andrà poi a chiedere proprio una revisione di qualcosa. C'è una piccola revisione, forse un cambiamento importante, io dovrei dire, perché qua abbiamo un Giove talmente forte, un Saturno talmente forte per quanto riguarda il Leone, che è come se finalmente si creasse un'occasione per emergere e per cambiare direzione. Molti potranno anche scoprire veramente una parte di se stessi celata. C'è una notizia anche per quanto riguarda una trasformazione di un contratto, un cambiamento importante da un punto di vista anche economico, che dovrebbe realizzarsi nell'arco di questa lunazione. Probabilmente neanche dell'arco di questa lunazione, da qua a dicembre, gennaio,
un cambio. Per qualcuno potrebbe essere anche un cambio improvviso, magari non deciso, ma direi certamente con una capacità di esprimersi e di esporsi tipica del leone, che insomma non dovreste avere problemi. E anzi, per tutta la lunazione c'è persino Venere che vi affianca, la Venere che si eclissa nel giorno della luna piena sarà invece presente a livello planetario, pertanto è un eclissarsi interiore di un finto se stessi, di un qualcosa che vi accorgerete anche voi non serve più, perché non vi sta permettendo di risplendere nelle vostre reali capacità, nella vostra reale bellezza, nelle vostra reale essere e non apparire. Questo chiaramente ha molto a che fare con tutta questa lunazione, ma perché poi ci deve essere un cambio di qualcosa. Arriveranno dei cambi contrattuali, una revisione di qualcosa ci potrebbe essere, ma è soprattutto una grande trasformazione, una trasformazione importantissima proprio da un punto di vista interiore, ma soprattutto anche nelle cose pratiche, perché l'astrologia si rivela sempre nella pratica, non è mai soltanto per aria. Anzi, infatti nel libro vi ho portato tantissimo anche delle eclissi, ma anche di quello che è la storia economica legata all'astrologia, le grandi congiunzioni. Vi ho portato anche gli stipendi, la scuola, i giovani, la ribellione, tutto quello che ancora non avete capito quello che sta per capitare. Comunque, non avete capito, no dai, scherzo, l'avete capito, chi l'ha letto l'ha capito. Comunque siamo in una fase di enormi cambiamenti e al leone viene chiesto di assecondarli, di fare la tua parte, ma manifestando quella parte di te che solitamente, anche qui abbiamo una casa nascosta, tieni nascosto. Adesso, siccome abbiamo la lunazione, ovviamente guardiamo la personalizzazione di questo cielo di eclissi per il segno del leone. Ti voglio dare una giornata importante per quanto riguarda tutta questa lunazione. Io direi che dovreste fare particolare attenzione. Poi c'è già l'oroscopo di agosto, troverete anche l'oroscopo di settembre. Adesso mi concentro sulla lunazione. Una giornata importantissima sarà quella intorno all'8 di settembre. Lì anche il 9, l'8 e il 9 di settembre, lì sarà una di quelle giornate nelle quali per me potreste davvero avere anche una conferma, un successo, oppure proprio prendere consapevolezza di qualcosa e dire va bene, questa la chiudo, questa cosa la lascio indietro. Pertanto l'8, il 7 e l'8 di settembre segnatevelo, perché giornate stupende, un po' più nervose, l'8 e il 9 di settembre, scusatemi. Invece un po' più nervose come giornate potrebbero essere il 6 e 7 di settembre. Mi raccomando, stiamo andando, vi ho già avvisato con l'oroscopo di agosto, ma poi lo vedremo anche a settembre. In tutto questo cielo si crea la quadratura tra Marte e Saturno. Porta il giusto cinismo di fare le cose, pertanto una grande determinazione nel portare avanti qualcosa, però porta anche quella poca empatia. Allora potrebbe anche essere che in quelle giornate qualcuno intorno ci sembri poco propenso verso di noi. Però vi dico anche, per portare avanti dei vostri progetti, per riuscire a portare a successo qualcosa o semplicemente terminare qualcosa che avete in embrione, la giornata intorno alle giornate in avvicinamento ai primi di settembre possono essere forti. Ecco, questo sì, poi sempre nella cura di se stessi, andate a fondo delle cose, e secondo me chi ha gruppi di lavoro o collaborazione o comunque anche in famiglia dovrete andare a fondo di una questione, quello sì, pertanto ne verrete a capo, ne verrete a capo. Adesso ovviamente per voi l'oroscopo è stato non lungo, lunghissimo,
E andiamo, ecco il cambiamento, la trasformazione totale. Allora può essere anche che voi cambiate semplicemente capelli, dipende dal il colore, l'abbigliamento, quello che è, un look totalmente diverso, ma può essere che sia veramente un ruolo assolutamente meritato, nuovo e la forza anche di perseguire e avere un nuovo ruolo nella vostra vita. Vediamo un pochettino che cosa dice. Guardate un po', qua ci sono proprio le parole, vedete il valore, qua abbiamo il valore. Allora, notizie che devono arrivare o comunque chiarimenti circa le tue aspettative e guardate un po' il valore, notizie anche da un punto di vista economico di un valore che ti viene riconosciuto. Pertanto c'è un'azione importantissima che da qua, mi raccomando, non accade tutto in un giorno. Qui abbiamo un'eclissi, allora da qua ai prossimi 2 anni e soprattutto si porterà a termine anche una trattativa da un punto di vista economico, ma c'è un cambio di ruolo importante. Qua secondo me c'è un leone che sta cercando veramente di puntare in alto. Qua qualcuno di voi sta per avere la scalata. Ci sono dei ruoli anche di insegnamento, di studio, qualcosa di enorme valore che tu puoi portare. C'è anche una vendita che chiaramente può andare a buon fine, può trattarsi della vendita di un mezzo, di una macchina o l'acquisto di una macchina prestigiosa, questo sì, o di un'imbarcazione, siamo ad agosto, non lo so, però insomma adesso dipende fin quando l'ascolterete, perché chiaramente questa lunazione la potete ascoltare anche a febbraio del prossimo anno. Comunque lo yacht, per chi è già nel canale da tanto, intanto ben arrivati e ben trovati, e grazie anche ai sostenitori nell'abbonamento che già ho portato la personalizzazione di tutto agosto. Ci sono delle cose importanti. La personalizzazione per quanto riguarda il canale rimane sempre solo nella lunazione, tutto il resto va nella sezione delle aspiranti aquile o dei sostenitori del canale e vi ringrazio. Ma qua abbiamo allora, oltre insomma a un cambio di qualche mezzo, però c'è uno studio, un corso, qualcosa che tu stai portando avanti, oppure una pubblicità se sei in proprio, oppure una capacità anche di divulgazione, di lettura, di un tuo sapere di estremo valore. Qui c'è qualcuno di voi che ha una capacità in tal senso di capire, di divulgare, di parlare, di studiare, di grande successo. Se tu stai portando a termine, magari sei giovanissimo, un percorso di studi, guarda che qua ti arriverà qualcosa di importantissimo. Se siete insegnanti, qua c'è l'inizio di magari o state per iniziare o magari vi chiamano, c'è un insegnamento, un corso. Non è soltanto a scuola, magari sei tu che insegni, magari hai un tuo gruppo di lavoro, anche se lavori in un panificio. Ragazze e ragazzi, non state a farmi questi discorsi che non li amo, io non posso sapere tutti i vostri lavori. Abbiate sempre la giusta elasticità mentale per comprendere che non potremo mai nominare tutti i lavori del mondo, ma c'è un tuo sapere, una certificazione, un contratto, un accordo di estrema remunerazione, piccolo o grande che sia, dipende sempre da quello che avete seminato, insomma dalle capacità di ognuno. Ascoltatemi un attimo, c'è un'operazione importante per quanto riguarda la famiglia e la casa, vi dico subito. Qui c'è qualcuno di voi che, qua io vedo una nascita, un bimbo non che deve arrivare, un bimbo che arriva adesso, cioè da qua ai prossimi 5-6 mesi qualcuno qua arriva un bimbo o è appena arrivato ma è già materializzato, ok? C'è, per cui magari siete al secondo, al terzo mese, al quarto, mi raccomando, congratulazioni. Se ampliate il vostro essere genitori, essere famiglia, che tu sia il padre o la madre, congratulazioni da parte di tutti noi, ma arriva, C'è anche un'iniziativa importantissima per quanto riguarda anche il creare una famiglia, vedo un rapporto importante, di nuovo lavoro. Ragazzi, qua c'è qualcosa di importantissimo col lavoro, qua già mi stanno dando indicazioni incredibili. Comunque torniamo alla famiglia, vedo stabilità, vedo concretezza, bello.
Pertanto state tranquilli da quel punto di vista. Se c'è invece un accordo da un punto di vista commerciale per un immobile, che può essere tuo, dell'ex, familiare, una trattativa commerciale anche inaspettata, ragazzi, direi denari che arrivano, ma denari che arrivano per tanti motivi, qui al Leone. Chiaro che se tu hai il classico lavoro in un posto fisso pubblico, può essere che arrivi la miglioria da un punto di vista, che so, sindacale, ti riconoscono qualcosa e va bene, quello dai lo sappiamo tutti. Se invece siete in un settore privato oppure siete in proprio, qui comunque col commercio, con l'attività, c'è la possibilità veramente di fare qualcosa di grande valore. Qualcuno di voi che è in proprio o comunque che ha possibilità, anche lavorando per qualcuno, di creare qualcosa di importante, qua c'è un progetto che vede la nascita. Con questa lunazione cerca di fermarti, vedere a che punto è il tuo progetto, guardare quello che devi o non devi migliorare, perché qua assolutamente lo crei, non rimane nella tua fantasia, c'è qualcosa che sta nascendo di importante. Per una casa, per un'operazione immobiliare con la famiglia, l'accordo lo trovate se si tratta di una cosa del genere. E secondo me c'è anche, boh, non so, adesso ditemi voi, però una contrattazione, un accordo per quanto riguarda un immobile, una casa che sia di famiglia, che sia vostra, che ve la comprate, qua c'è. Oppure la devi vendere, ma qua ci sono, o forse qualcuno di voi destina qualcosa in affitto, avete delle operazioni in tal senso, ragazzi, qua va bene, va bene. Se anche devi andare a cambiare casa perché stai cercando T'ho detto, no, 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 no. Leone, 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 mamma mia. Dopo vi dico anche dell'amore perché mi sta dicendo tante cose, Allora. Però, ok. Leviamoci subito il problema salute e roba del genere, insomma, ecco, vedo che riportate equilibrio, vedo che il problema è legato alla schiena, alle ossa ed eventualmente tutta la fascia lombare, provate a vedere, qualcuno di voi potrebbe nei prossimi avere, ma trovate la giusta cura, trovate il giusto medico, trovate la giusta terapia, non vi preoccupate, vi passa, qualcuno di voi avrà o ha già questo tipo di, però vedo che portate proprio il cambiamento, portate la giusta guarigione, tra virgolette. Ecco, c'è un riequilibrarsi da questo punto di vista e vedo un medico bravissimo. Dall'altra. Allora, affrontiamo l'argomento del cambiamento. Allora, intanto c'è affettivamente, no dai, adesso vi dico anche questa, affettivamente qui c'è la nascita di qualcosa di importantissimo. Se la persona deve essere, probabilmente non è dei tuoi posti, prova a vedere, però c'è una o sei tu che rimani colpito da qualcuna in particolare, ma se no, se sei donna, come tutte le leonesse, mica ti muovi, vieni notata, stai lì ferma, dai, scherza, vieni notata da qualcuno, sì, vieni notata, c'è un legame importante. E che deve arrivare. C'è anche francamente un riaccendersi di tutta la fiammella di vita anche nelle coppie più vecchie, di più lungo corso. C'è un riaccendersi della fiamma, vogliamo definirla così, in maniera più elegante non posso dirvela. Dall'altra, ragazzi, arriviamo invece a colloqui che vedo, notizie che vi devono arrivare. Secondo me qua qualcuno di voi sta preparando qualcosa proprio di scritto, ditemi un po', perché vedo qua molto qualcosa di scritto, che sia ormai al computer, che sia state producendo documenti, state scrivendo un libro, state facendo un esame, una tesi, quello che è. Però qua c'è qualcosa di scritto di estremo valore, che avrà notevole impatto. Se vi state preparando per un colloquio, per un concorso,
Qua direi che francamente qua vi darei già da qua ai 5 mesi. Qua ci sono notizie di un posto e vedo il contratto regolare, non vedo quelle cosettine, vedo il contratto. Se invece sei in proprio e stai cercando qualcuno che ti distribuisca il tuo prodotto, anche lì vedo la possibilità di trovare qualcuno che te lo di serio te lo fornisce in maniera continuativa. Ehm, allora, qua c'è un cambio sicuramente di contratto o un accordo lavorativo e c'è un successo lavorativo che deve attendere, o comunque un successo, una conferma lavorativa che attende qualcuno di voi del Leone. C'è bello, 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 bello. Pertanto, dovrete forse discutere delle clausole, dovrai finire di fare i tuoi esami, dovrai finire di fare le tue selezioni, c'è qualcuno che soppesa, ma un lavoro fatto veramente bene che ti porta ad avere un importante riconoscimento. Poi, se è la selezione che hai fatto per fare la cassiera, se è invece che stai lavorando ad un grande progetto a livello dirigenziale o a livello di collaborazioni o a livelli buoni lavorativamente parlando, qua vai tranquillo che metterai proprio il tocco. Qualcuno di voi per me arriva proprio all'apice, questo sì ve lo devo dire. C'è un viaggio importante che ti darà moltissimo e secondo me qualcuno qua fa proprio anche un bel viaggio di nozze, cioè c'è fortuna con l'estero, c'è un contratto che vi deve attendere forse con una azienda che si occupa che viene a sé dall'estero oppure all'estero ecco, o di un'altra città dell'Italia, ecco, facciamo così, non ve lo sto a rispiegare che ogni volta ve la ripeto sta cosa, sareste stufi. Comunque l'estero non è per forza oltre confine, però c'è qualcosa di importante che si sta muovendo. C'è una crescita di carriera, questo è poco ma sicuro, cioè qui c'è una crescita di carriera che sta per attendere il Leone, molto molto interessante. Vedo collaboratori importanti, laboriosi, c'è un gruppo, ma anche la capacità proprio tua di mettere in contatto tante persone. Vedo molti clienti. Bello, bello, bello. Leone, io adesso vado subito a chiedere a San Michele Arcangelo e mi raccomando, abbiamo i nodi lunari. Controllate bene nel vostro tema natale dove avete i nodi lunari, perché quella missione, quell'importanza dei nodi adesso diventerà centrale. Con l'eclissi scatta, pertanto andate a guardare lì qual è il vostro obiettivo, qual è la vostra missione e ve la fate interpretare da qualcuno di bravo. Mi raccomando, i nodi nel tuo tema natale, dove stanno e dove ti vogliono portare, poi ovviamente in concerto con tutto il resto del tuo tema, ma andate a controllare quei nodi. Poi siete anche nella fase del compleanno, un bel esame del tema natale ci vuole e ovunque voi siate buone ferie tra l'altro, buone vacanze d'agosto che non aspettiamo altro, giusto? Guardate un po', la giustizia, perfetto. L'arcangelo Raguel, decisioni eque e giuste, fai ciò che reputi giusto, difendi ciò in cui credi. Sei bravo e sei brava. Questo vuol dire, mi raccomando, abbiamo l'eclissi di sole dice lascia indietro quello che è l'ego e porta avanti quello che invece è giusto. Lì la linea è sottile, questo dipende sempre dalla vostra percezione di voi stessi e dell'ego. Diciamo che tutti i leoni che io conosco sono tutti tranquillissimi e non è, però il leone un problema con l'ego spesso ce l'ha. Allora questa è l'occasione per spegnere qualcosa, fermarsi e dire giusto o non è giusta questa cosa. E vedrai che arriva ciò che è giusto per te.
Io vi abbraccio, vi auguro un mese di agosto strepitoso da ricordare, tenetevi in nota la giornata del 8 e del 9 di settembre, mi raccomando, per voi speciale, e vi voglio bene, auguri ancora. A presto, ciao!